2016 e il 2022 Tom DeLonge ha rilasciato diverse interviste sull'argomento UFO, sostenendo di aver ricevuto informazioni da un ristretto gruppo di persone di alto grado dell'intelligence statunitense. Si parla addirittura di una decina di persone, fra i quali ci sono anche generali delle forze armate. Va ricordato che questi contatti sono stati confermati dalla pubblicazione di alcune email di John Podesta da parte di Wikileaks nel 2016. Inoltre, nell'anno successivo, DeLonge è stato nominato ufologo dell'anno, proprio perché la comunità ufologica ha riconosciuto la validità e l'importanza di tali contatti. Dal 2016 ad oggi, DeLonge ha rilasciato una serie di interviste nelle quali ha raccontato alcune delle informazioni che è riuscito ad ottenere da queste fonti privilegiate. Ho realizzato questo video poiché ho notato uno strano cambiamento nella comunicazione di DeLonge proprio durante queste interviste. Di seguito riporto i concetti chiave espressi da DeLonge che ho sintetizzato dividendoli in periodi per evidenziare questi cambiamenti. Tra il 2016 e il 2020 DeLonge parlava di altre presenze intelligenti sulla Terra, che chiamava altri. Non vengono considerati alieni poiché sono sempre stati qui sulla Terra. Queste intelligenze gestiscono l'umanità poiché hanno capacità che a noi sembrano divine. Infatti DeLonge sostiene che si tratta proprio delle divinità dell'antica Grecia e il mito di Prometeo non sarebbe pura mitologia. Queste divinità sarebbero in lotta fra loro e utilizzerebbero gli uomini nelle loro dispute. Questo ci ricorda il lavoro di Zaccaria Sitchin e Mauro Biglino. La storia dell'uomo è quindi completamente manipolata da queste presenze che decidono sulle sorti dell'umanità, ma anche sulle singole persone. Hanno provocato guerre e istituito le religioni per manipolarci e creare conflitti. Possono influire sulle masse direttamente o attraverso la manipolazione dei leader. Le agenzie di intelligence stanno cercando di capire quali sono i leader soggetti alle loro manipolazioni. La seconda guerra mondiale sarebbe stata una guerra fra queste divinità ma combattuta dall'uomo. E durante la guerra fredda Stati Uniti e Unione Sovietica hanno collaborato per evitare lo scontro, sapendo che gli altri stavano cercando di alimentare la tensione provocando incidenti nelle basi missilistiche. Questo ci ricorda il libro di Phil Corso, dove si parlava della cooperazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica per difendersi dalla minaccia aliena. Ma ci ricorda anche la testimonianza di Robert Dean, che parlava di stormi di UFO che scendevano dalla Russia verso l'Europa, creando tensioni fra le due superpotenze. Quando gli Stati Uniti rilasciano dichiarazioni su Corea del Nord, Iran e Cina, lo farebbero sapendo che ci sono gli altri che manipolano i leader di questi paesi. Lo scopo di questi esseri sarebbe quello di alimentare paura e negatività, poiché si nutrono di emozioni negative, quindi sono interessati alle emozioni dell'uomo. DeLonge descrive gli altri come cloni con organizzazione alveare. Questo ci ricorda il libro di Phil Corso, Il giorno dopo Roswell, dove si parlava di un'autopsia di esseri alieni definiti appunto come cloni. Sempre nel periodo del 2016 al 2020, DeLonge diceva che ci sono buone ragioni per cui la verità è stata nascosta. L'intelligence statunitense sta proteggendo il mondo intero da queste interferenze ed i suoi agenti stanno rischiando la vita in questa operazione. La verità è nota da molti anni ed è complessa ed inquietante. Per conservare tali segreti, l'intelligence ha compromesso il lavoro degli ufologi e delle varie organizzazioni ufologiche, poiché non potevano far emergere la verità sugli UFO. Non volevano che le persone impazzissero di fronte a tali verità. Quindi la verità sugli UFO comprende anche la verità sull'uomo, sulla sua esistenza e sul suo destino, e queste verità, secondo DeLonge, sono inquietanti, spaventose, terrificanti, snervanti, da non dormirci la notte.
DeLonge inoltre afferma che avrebbe la missione di aiutare il governo a divulgare la complessa verità, pubblicando sia opera di finzione che chiari documentari di saggistica, un programma pluriennale. Quindi DeLonge ammette che per fare questa opera di divulgazione deve realizzare opere, libri e film che contengono sia falsità che verità, poiché le informazioni devono essere gestite in un certo modo affinché le persone possano capire. Tra il 2019 e il 2020 DeLonge dice di essere stato redarguito e minacciato per aver divulgato le informazioni che vi ho indicato fino ad ora e dice di non poter dare ulteriori dettagli, ma invita il suo pubblico a cercare nelle interviste precedenti. In effetti, da quel momento la sua comunicazione cambia, ma cambia a tal punto da far pensare di avere completamente smarrito il progetto di divulgazione. Già nel 2021 il suo messaggio inizia a cambiare. Il disegno di tale entità manipolatrice è divenuto indifferente, a volte cattivo, ma probabilmente per caso. DeLonge parla sempre di un atteggiamento negativo nei confronti dell'uomo provocato da una volontà che ha una sua progettazione e a volte negativo solo per caso in funzione di un atteggiamento indifferente. Ma ci sono anche alcune entità con intenzioni benevole nei nostri confronti. Ma il grande cambiamento avviene nel 2022, l'anno scorso. DeLonge inizia ad inserire concetti tipicamente New Age, facendo riferimento ad argomenti ben conosciuti ai più e che risalgono a diverse decine di anni fa. Ne parla come se li avesse scoperti solo ora. La coscienza è la mente di Dio, la realtà è formata da frequenze e l'amore e la luce sono le alte frequenze, mentre le basse frequenze sono la materia, ma tutto sarebbe collegato. In poche parole ci parla dello yin e dello yang. Il cervello sarebbe un trasduttore e noi saremmo come antenne della coscienza che creano la propria realtà. Saremmo quindi in grado di spostare le cose con la mente, creare la materia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo DeLonge, basta inginocchiarsi a meditare e ti colleghi alla fonte divina e puoi guarire dal cancro, camminare sull'acqua o sul fuoco, o sdraiarti sul letto di chiodi. L'uomo sarebbe incredibilmente potente, ma non lo sa, e lo paragona a Yoda di Guerre Stellari. DeLonge è passato da un messaggio molto inquietante, lo definirei di origini gnostiche, a uno molto più rassicurante, tipicamente New Age. Qualche anno fa parlava degli altri, descritti come vere e proprie divinità che sono in grado di manipolare l'uomo, dalla società al singolo individuo, confermando l'ipotesi parafisica di Achille Vallée. In seguito è passato un messaggio più rassicurante. Gli altri ci sono, ma noi siamo coscienze creatrici. Basta sintonizzarci sulle alte frequenze dell'amore e siamo in grado di fare tutto, probabilmente anche sconfiggere gli altri. Si potrebbe pensare che questo cambio di comunicazione sia deciso dai suoi contatti privilegiati. Personalmente non credo in questa possibilità. I contenuti delle recenti comunicazioni sembrano frutto di un approfondimento di DeLonge su temi decisamente obsoleti, come se avesse scoperto solo ora l'interpretazione della fisica quantistica in chiave New Age. In altre parole, più che mischiare falsità e verità, sembra avere preso un suo percorso di formazione, che si basa più sulla fede che non sulla ricerca. Forse ha perso i suoi contatti privilegiati. Ma questa storia non è affatto nuova, me ne ricorda una tutta nostrana, quella del professor Corrado Malanga, che diceva le stesse cose e anche lui ha cambiato versione nel tempo, passando dagli alieni manipolatori che vogliono rubarci l'anima, alla formula Malanga che è in grado di difenderci facilmente da queste presenze, poiché l'uomo è coscienza creatrice che crea l'universo, quindi anche gli alieni sono frutto della creazione dell'uomo. Considerando questo radicale cambiamento, viene da pensare che le entità manipolatrici esistono davvero e hanno fatto almeno 2 vittime, DeLonge e Malanga.
Sono convinto che ci sono delle verità nelle loro ricerche, ma vanno riscoperte nella parte iniziale del loro percorso e soprattutto vanno confrontate con gli studi di altri ricercatori, ma questo sarà il tema di un altro video.